Storytime, Evoluzione Radio. Ben ritrovati amici e amiche di Storytime nel nostro salotto radiofonico. Questa è Radio Italia 5, io sono Andrea Cantini e quest'oggi qui con noi ai nostri microfoni è venuta a trovarci Martina Smecalova, che saluto. Ciao Martina. Ciao Andrea. Come stai? Tutto bene? Benissimo, grazie. Bene, bene. Quest'oggi in compagnia di Martina, che è una mindfulness trainer, andremo a parlare ovviamente della sua attività, della sua professione e tutti ovviamente i dettagli che possiamo scoprire. Però prima di andare a parlare di questa cosa e a cominciare la nostra intervista, partiamo da una tua breve presentazione. Quindi raccontaci un po' chi sei, da dove vieni e appunto di cosa ti occupi, quindi quando comincia anche questo percorso, insomma. Ok, come dice il mio nome, io sono nata in Repubblica Ceca, vengo da Praga, da più di 20 anni vivo in provincia di Siena, vicino nel Chianti. Ho fatto sempre questo lavoro di assistenza, diciamo, Ok. assistere le persone per avere successo. Ecco, benissimo, benissimo. Quindi sei appunto un assistente amministrativo anche, giusto? Ovviamente che cosa fa l'assistente amministrativo e soprattutto quali sono, diciamo, gli elementi, le informazioni che poi ti danno, diciamo, modo di fornire poi un supporto, no? Mirato e poi efficace. Allora, mi sono posta sempre questa domanda: come aiutare meglio le persone per essere di successo? E quello che fa assistente, una buona, brava assistente, è proprio saper ascoltare, ascolto, è anche un po' di empatia, riuscire a anticipare già le richieste delle persone che si rivolgono a lei. Certo. E soprattutto ascoltare bene quale bisogno c'è proprio nella persona. È importante, assolutamente. E sia nell'ambito lavorativo, scusami. Certo. È semplicemente lavoro di segretaria, di assistente, Chiaro. ma anche poi nelle relazioni con i colleghi e con i responsabili è molto importante. Chiaro. Ecco, infatti chi è il tuo target di clienti, no? La tua clientela, con chi lavori principalmente? Sono i miei colleghi, principalmente sono i miei colleghi, lavoro per una multinazionale, quindi siamo tanti, siamo quasi 2000 persone e quindi il pubblico è ampio. Certo. Io ci sono per loro anche in questo ruolo di mindfulness. Esatto, infatti parliamo appunto di questo ruolo anche di formatore mindfulness. Ecco, intanto che cos'è nello specifico? È una figura che l'azienda ha fatto, diciamo, sviluppare proprio per aiutare le persone a stare bene. E quindi noi ci occupiamo di fornire le sessioni di pratica mindfulness che aiutano i nostri colleghi io direi di guardarsi un pochino dentro, di conoscersi meglio e poi Per di raggiungere... affrontare meglio anche lo stress lavorativo. Chiaro. E infatti volevo chiederti appunto questo, quanto è importante, no? Anche questa disciplina ovviamente meditativa per far sì e per individuare e raggiungere quindi i propri obiettivi. La mindfulness, l'approccio mindfulness, quindi di consapevolezza, direi che è proprio alla base, dovrebbe essere alla base di ogni nostro passo che facciamo nella giornata. Nella vita un po' Nella anche, vita, non solo sì. in ambito lavorativo, Esatto, insomma. non è tanto una pratica meditativa, ma piuttosto un modo di essere, perché si parla proprio di essere consapevoli di quello che succede in quel preciso istante, Chiaro. non soltanto nell'ambiente che ci circonda, ma soprattutto quello che succede nel nostro interno. Quindi osservare in modo non giudicante, come dice padre della mindfulness Jon Kabat-Zinn, quello che succede dentro di noi,
per quanto riguarda le emozioni, per esempio, oppure anche i pensieri, perché molto spesso i nostri pensieri ci portano proprio via da questo momento presente. Assolutamente, assolutamente. Eh, E tu quindi Martina mi dicevi che sono tanti anni, no, che fai questo, che insomma che eserciti questa professione, che sei all'interno come mindfulness ovviamente, e ti chiedo appunto, cioè cosa è cambiato, no, anche nella tua vita? Una volta che ti sei approcciata anche a questo mondo, effettivamente anche nella tua vita di tutti i giorni, cosa è cambiato? Allora, è iniziato qualche anno fa in realtà, perché io sentivo molto bisogno di cambiare la mia vita. Come tanti, mi sentivo molto stressata, diciamo, senza una via da seguire. Ok, E mi sono resa conto, che per poter aiutare gli altri, in primo posto devo aiutare me stessa. giusto. Devo permettere a me stessa di volermi più bene, e quindi di cercare di capire quali erano i miei bisogni. Chiaro. E lì è iniziato il mio percorso di mindfulness, prima come una interessata, Certo, certo, una- certo. incorporarla nella mia vita, e poi quando ho avuto occasione mi sono lanciata per insegnare, ma è una parola brutta perché non si può insegnare. Eh, Trasmettere forse quello che avevi Trasmettere, appreso, esatto, diciamo, e quello trasmettere che... questa voglia di conoscersi nel profondo, ascoltare questa guida che abbiamo dentro di Certo, noi. certo, È certo. proprio questa guida che poi alla fine ci aiuta a capire quali erano i nostri veri obiettivi, qual è la nostra missione, Ritrovare insomma la il vocazione. benessere anche con se stessi. E questo sì. E poi ovviamente quindi una volta che si ritrova anche il benessere con se stessi, riuscire poi a raggiungere effettivamente gli obiettivi che uno si è Assolutamente. prefissato, no? Perché Assolutamente. è chiaro che prima bisogna trovare quella pace con se stessi, quell'armonia per poter, come dicevi giustamente te, aiutare gli altri, no? Prima bisogna aiutare se stessi, siamo noi importanti. Esatto, Nella- e di riflesso poi puoi anche fare bene agli altri. Chiaro, assolutamente, assolutamente. E infatti, cosa consiglieresti, diciamo, anche un po' a tutti gli ascoltatori che magari in questo momento stanno anche vivendo un momento, non lo so, dico io, delicato, di cambiamento, che hanno un po' di insoddisfazione nella propria vita? Che tipo di messaggio manderesti? Direi a loro di fermarsi, di concedersi questo momento di pausa, e di permettere a se stessi di ascoltarsi di più, proprio immergersi dentro se stessi, anche grazie magari con aiuto di un professionista, che sia Chiaro. un mindfulness trainer oppure anche un medico se hanno Certo, bisogno, certo. per ritrovare l'equilibrio, da dove poi poter partire, fare questo punto zero per, Per ricominciare, per insomma, vedere un certo. po' dove indirizzare la loro vita. Chiaro, chiaro, chiaro. È arrivato il messaggio, quindi ovviamente io menziono anche i tuoi contatti social. Ricordiamo su Instagram il nome Drag SSA, tutto attaccato. Comunque vi lascio anche qua sotto in descrizione i contatti, e Martina Smekalova su LinkedIn invece. Quindi per qualsiasi informazione vi lascio qua sotto i contatti. E se siete ovviamente curiosi, se vi ha incuriosito anche questa intervista, ovviamente visitate i contatti. Io quindi Martina ti ringrazio ovviamente per essere stata qua con noi e per averci raccontato questo mondo. Ovviamente ringrazio anche voi per averci seguito, amici di Storytime, e per averci ovviamente ascoltato. Vi mando un saluto e vi saluta anche Martina. Ciao a Grazie tutti. mille. Grazie, ciao. Storytime, Evoluzione Radio.